Giovedì mattina è come un orologio svizzero, o quasi, torna l'appuntamento del Darione con Sorare. Quindi ben trovati a tutte e tutti. E vi ricordo, se vi interessano i miei video, di cliccare sulla campanella così da essere aggiornati costantemente delle nuove uscite. Vi ricordo anche del gruppo Telegram, in cui insomma ci sono un sacco di ragazzi esperti, rispondiamo a tutte le domande. Se poi siete ultra appassionati di Asia, ho un Patreon in cui insomma do informazioni dirette, ma soprattutto faccio tanta analisi, cosa che non si trova insomma in giro, almeno in italiano. Detto questo, il video di oggi è, come uno degli ultimi, pura lettura della nuova fase di transizione che è stata lanciata da Sorare, quindi la vediamo insieme. Vi faccio vedere anche le informazioni che ho inserito e vi do anche qualche piccolo, diciamo così, informazione su quella che è la mia strategia delle ultime settimane dopo il reset e che cosa penso di fare insomma nei prossimi mesi, ma andiamo a vedere insieme. Eccoci qua. Quindi finalmente è stata lanciata. Ricordiamo che inizierà oggi, voi vedete il video, è il 28 marzo, inizia il 28 marzo con la CV 463. Eccolo qua, vedete qua ovviamente come al solito ha il link di questo blog, come lo chiamano loro, ve lo inserisco poi qua sotto nel video. Allora, The Time Has Come, vabbè, quindi indicano i link dei precedenti due blog, lo trovate in un video precedente, insomma, la spiegazione del nuovo gameplay. Eccole qua, la nuova competizione, ve la ricordo che è questa, andiamola a vedere insieme. Quindi abbiamo la Premier League, la Champions, le Challengers e la Contenders, che sono giocabili sia classic che in season. Vi ricordo che è stata splittata in due, la possibilità di giocare, cioè con le carte della stagione corrente, quindi 2023-2024 e solo 2024 per le americane e per le asiatiche. Si può giocare nelle competizioni in season della Premier League, della Champions, della Challenge e della Contenders. Naturalmente, attenzione, si può giocare nei campionati, nelle aree di campionato, non so come definirle, in cui sono state inserite, per cui ad esempio K-League e G-League non è che si possono giocare in Champions e in Challengers, ma si giocano in Contenders, così come l'MLS va nella Challengers. Per avere un'idea di quali sono i campionati che sono nelle diverse categorie, non so, aree di campionato, ringraziamo un utente che si chiama Mike, che trovate sul gruppo di Panoschi. Vedete, nella Champions ci sono Bundesliga, Germania 1 l'ha chiamata, Germania 1, Inghilterra 1, Italia 1, Spagna 1 e Francia 1, sono i campionati principali di queste nazioni. Nelle Challengers si trovano l'Olanda, il Belgio, l'MLS, la Turchia, il Brasile, la Danimarca, il Portogallo, le massime divisioni più la Championship, Inghilterra 2, nella Contenders tutto il resto del mondo. Quindi c'è la K-League, la Corea, la Croazia, la Zweite. Vabbè, andiamo in ordine di colonna: Corea, Austria, Messico, Perù, Cina e Giappone, Croazia, Scozia, Argentina, Colombia, Svizzera, Cile e Russia, e poi ci sono Norvegia ed Ecuador, sempre massima divisione. Invece come seconde divisions ci sono la Zweite, la Liga Seconda, la Serie B e la Ligue 2. Quindi questa è la divisione al momento. Ecco qua le nuove competizioni, c'è già un errorino, perché si parla di Champion, Challenger e Contender, mentre nella grafica c'è scritto Champions, Challengers e Contenders. Quindi andate, spero, a correggere il prima possibile questo piccolo errore. Qui lo spiega bene, sono giocate sia in season che in classic, e tutte ovviamente attraverso tutte le rarità. Quindi dice c'è un totale di 32 differenti competition con il multi-entry. Questa è un'altra cosa che vi ricordo, ora vi farò vedere insomma tanto come ho schierato io. Andate a vedere il prize pool, su cui appunto ci sono già dei problemi. Vi ricordo il video che ho fatto uscire proprio dove parlo del prize pool la settimana scorsa, andatevelo a riguardare. E qui c'è la divisione, di nuovo ricordiamola, questa delle limited: Division 1, Division 2, Division 3, Division 4, Division 5, con appunto, queste sono promozioni e retrocessioni 50-20, ma insomma l'ho già spiegato in un video, inutile starci sopra. Qui vi spiega come si trova nelle division. Io sono stato messo 1, 2, 5,
sia in Classic che in In-Season Contender, ovviamente ho Classic Contender perché mi segue, è chiaro, perché ho carte Asia e J-League, però ora ho comprato un paio di acquisti sempre in Contender per essere un po' più competitivo, quindi quando aprite una competizione voi vedrete lo slot delle vostre prime due squadre per quella specifica competizione. Sono già stati creati questi slot. Potete anche decidere di aggiungere un team per crearne un terzo, quindi all'inizio ve ne dà due per quella specifica competizione. La division in cui ogni squadra competerà è indicata dal badge vicino, quindi ad esempio c'è scritto in season e qui c'è scritto 1, 2, 3, 4, 5. Vi ricordiamo com'è fatta, che appunto il primo team è stato messo nella division basandosi sulla forza della vostra galleria per quella specifica competizione. In quel caso la forza della galleria è determinata dalla qualità delle carte che possedete e che sono eleggibili per quella specifica competizione. Ad esempio, la Premier League Star Card contribuisce più alla vostra Premier League, alla forza della vostra Gallery Premier League, che è una Premier League Tier 3. E vabbè, insomma, queste scores sono stati sbloccate lunedì 25 marzo alle 5 del pomeriggio. La seconda squadra va nella competizione direttamente sotto, mentre se fate un terzo team va nella più bassa possibile. Quindi il terzo va comunque in quinta. Vabbè, qui c'è poi spiegato tutto, le legacy, che sono diciamo le competizioni che rimangono in questa fase di transizione, che sono la Global All Star, la Cup 220, la Cup 240 e la Cup 270. E queste competizioni vi ricorda Solare che nella prossima stagione torneranno come Special Weekly. Vedete, l'Under 23 rimarrà come Classic Core Competition anche dopo la transizione di agosto. Ci saranno divisioni, multi-entry, bla bla bla. Vabbè, qui c'è la spiegazione delle common, anche questo era spiegato bene. Qui c'è di nuovo la Special Weekly dell'MLS, come sta andando. Ripetono che K-League e J-League Special Weeklies arriveranno prima possibile con 100k ciascuna. Vedi, prize pool very soon. E là, le Continental Nights, eccolo qua, con l'introduzione del nostro gameplay. Questo fa sì anche che come dire, il ruolo delle Special Weekly avrà insomma un'importanza maggiore nel regalare divertimento e nuovi formati innovativi, aggiungendo varietà al gameplay e creando opportunità addizionali. Questo è proprio, lo traduco proprio letteralmente, per vincere rewards, prizes, insomma premi, rewards incredibili, specialmente nelle midweek. Quindi nella prossima midweek, quella da aprile, che va dal 2 al 5, sono aperti tutte le competizioni. Ricordate questa cosa, la GV464 sono tutte aperte perché ci sono più di 10 partite in ogni competizione. Eccola qua, la Continental Nights è quella ovviamente quando ritornano le competizioni europee, quindi Champions, Europa League e Conference, dal 9 al 12. Una competizione per rarità, any season si può giocare, 3 European Continental Leagues, quindi ci sono tutte e tre quelle che ho appena citato e ci sono anche quelle sudamericane, la Libertadores, la sudamericana e la CONCACAF, quindi non solo la sudamericana ma anche la CONCACAF Champions Cup via Opta. Vedi, qui ci sono spiegati i prices, quindi cash prizes al podio, poi carte, Solare un po' meno carte sarebbe stato meglio per non farle crollare così tanto, e poi una reward boxes con la chance di vincere una Signia Jersey Champions di questa stagione. Qui ci sono le regole: massimo 2 giocatori con un L15 di 55, minimo un giocatore con un average di 40 e massimo 3 giocatori dallo stesso club, e poi si possono giocare fino a 3 lineups. Ci saranno season bonus, card XP e il bonus capitano al 50%, e anche quelli collection. Questa cosa della reintroduzione del capitano al 50% ha generato molte polemiche, anche perché non era accennato da nessuna parte.
Vabbè, la Pro Lobby Beta, ora la vedete l'interfaccia, è utile parlarne. I coins sono stati straridotti, cioè danno ora 100 per ogni squadra che viene schierata, e qui ci sono di nuovo la questione famosa delle rewards, e loro si scusano e ci lavoreranno sopra. Andiamola a vedere a questo punto. Pro, vedete qua c'è stato un rework, questa è vabbè la competizione che c'è in corso adesso, eccolo qua. Questo è come sono stato selezionato io, vedete come vi dicevo 1, 2, 5 sia in season che in classic, poi ho schierato le academy, e poi vedete insomma da un punto di vista grafico non è proprio il top, vedete la Premier, Champion, Challenger, Under 23 Weekly, qui c'è la Global Star e qua le Cuphead. Queste sono le squadre che ho schierato io, diciamo il top team come l'ho chiamato. Vedete la mia una carta classic e le 4 carte in season, poi anche qua carta classic nella division 2 e 4 in season, e la C invece full in season. Vedete che alla fine poi ho fatto stack Johnbook, stack Ulsan senza Joy V però senza il portiere, e stack Sol. Mentre nelle classic vedete che mi sono preso un Gadeu, è troppo forte, non si può non prenderlo, difensore che gioca in Cina, e poi ho schierato questa squadra come top, e questo è il secondo team. Ho mescolato un po' di robe, e poi mi sono preso anche Fitz, anche se ha solo 9 partite, ma anche lui è troppo performante. Allora, poi vi volevo far vedere questo Google Doc, anche questo lo trovate qua se già non l'avete a disposizione, perché è Regina, di cui ringraziamo ovviamente Bushrod, lavoro straordinario. Lasciategli magari un follow su X, Twitter, insomma come lo volete chiamare, perché ha fatto questo sheet molto 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 interessante, in cui si vedono in base al numero degli iscritti e in base alle reward la percentuale di andare a premio nelle varie competizioni. E vedete insomma ci sono competizioni dove è più semplice farlo. Se poi vedete andate a farvelo sistemare dalla Z alla A o dalla A alla Z, insomma a seconda di come vi piace di più, questo è dalla Z alla A, eccolo qua, vi fa vedere l'ultima colonna, naturalmente vi fa vedere da quella dove c'è la percentuale più alta di vittorie al momento. Ricordiamo che tutto può cambiare fino a domani alle 16 quando ci sarà la deadline, però al momento vedete che molte delle competizioni Challenger in season hanno una percentuale molto alta. C'è anche da dire che la MLS c'è la Special Week, quindi magari tante persone schiereranno lì così a naso. Le competizioni 4, le division 4 sono quelle al momento, in generale, se date un'occhiata, quelle più favorite in generale. Vedete anche qui infatti la Contender Division 4 ha il 62% di probabilità di vittoria, che sono al momento, vedete, 513 lineups e 320 possibili premiati. Quindi vi ricordo di lasciare un mi piace, dei commenti se il video vi è piaciuto, dei commenti sul nuovo gameplay, anche sulla grafica, insomma su questa nuova strada che sta prendendo Solare, come la vedete, cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, lasciate soprattutto dei commenti su come vedete questa nuova fase di transizione di Solare, come la affronterete. Io ho deciso di appunto fare un po' di stack, potete andare a controllare sul mio Solare Data, e ricordatevi anche di cliccare sulla campanella per essere aggiornati dai prossimi video. Ricordatevi il mio Telegram, trovate comunque tutto qui sotto, e il mio Patreon. Detto questo, buon Solare a tutte e tutti. Ciao 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 ciao.